Ciao Lea. Ciao. Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Come avrai notato, oggi ti riporto a casa dagli allenamenti Hyundai Tucson Hybrid. Bene. Sei curioso di provarla? Sì, molto. Direi andiamo allora. Andiamo. Tu sei nato e cresciuto a Roma, a parte una parentesi a Sassuolo, insomma, Sì. sei proprio romano. E quindi sei abituatissimo alle strade di Roma. Sì. Ecco, come vivi il traffico di questa città? Che insomma per un romano è sempre una cosa un po' faticosa da Allora, accettare. guarda, ti devo dire la verità. Quando, secondo me, nasci e cresci qui, è talmente tanta abitudine che quando sono stato a Modena 2 anni, a Sassuolo, vabbè, però io vivevo a Modena, Sì. cioè mi mancava proprio da morire. Ti mancava il traffico, ma Sì. che dichiarazione, fantastico. È così. Tu dici Non quando so vai perché. fuori, Quando, vieni da Roma. quando sto qui, cioè sono stato sempre qui, però quando stai qui ti lamenti sempre, il traffico, le cose. Invece poi quando vivi da un'altra parte dove non c'è, perché ovviamente Modena è comunque più piccolina, più a misura d'uomo, e un pochino ti manca secondo me. Ma hai delle scorciatoie che di solito usi per arrivare nei posti che conosci bene? Oppure Beh, sì. usi il navigatore, per esempio? No, quasi mai. Il navigatore quasi mai, perché comunque a Roma mi so spostare, cioè ci sono nato e cresciuto, mi capita veramente raramente di metterlo. E se dovessi scegliere per raggiungere un posto di affrontare 30 minuti di raccordo oppure 45 minuti, un'ora, però passando per il centro, cosa sceglieresti? Diciamo che appena posso passo per il centro perché comunque Ha il suo fascino. è un'altra cosa, sì, è un'altra cosa, tanto per fare la fila sul raccordo è meglio farla al centro, no? Ad esempio Hyundai Tucson Hybrid sarebbe l'ideale per girare per il centro perché in quanto ibrida zero emissioni, quindi c'è anche questo vantaggio rispetto all'inquinamento che è sempre un tema Certo. molto attuale. Questa che stai guidando ora, ormai è qualche minuto che la stai portando, che sensazioni ti dà? No, è molto bella, è molto comoda, anche dentro è molto spaziosa. Assetto di guida, che mi dici? No, da molto lì? comoda, molto comoda. Stai sperimentando un po' la frenata? No, ma la sperimentiamo. Sperimentiamola, perché è un'auto che ha una frenata d'emergenza che riconosce in automatico eventuali pericoli davanti, pedoni. Quindi vado cicli. dritto senza frenare? Ci pensa lei? Non so, vogliamo sfidarla? Se ci pensa lei ci affidiamo. A proposito dell'auto su cui stiamo viaggiando, voglio dirti che ha un design particolarissimo, soprattutto dei fari, che non si notano, sono a scomparsa quando non sono accesi. Bello. Visto? Originale. Senti, ma che tipo di guidatore sei? Alla guida mi piace tanto la musica, quindi sento molto spesso. Sai, la musica un po' da aperitivo, nel senso... Sì, da Sì, hour un lounge. sì, relax, esatto. Proprio molto tranquilla, perché mi piace tanto perché quella è la musica che tu puoi ascoltare sempre. È Non vero. è una musica di cui tu ti stanchi. Adesso è arrivato il momento del quiz. Fammi una sigla. Taradadadada! Perfetto. 5 domande che nel tuo caso saranno un po' più complicate di quelle che abbiamo fatto a Jordan Veretù e Marash Kumbulla perché tu sei romano, quindi Roma la Certo. devi conoscere come le tue tasche, giusto? Assolutamente. Ok, domanda numero Uno. 1. Devi nominarmi almeno 4 parchi di Roma. Scusa, tipo Villa Borghese potrebbe andare bene. Assolutamente sì. 1. Villa Borghese. Villa Panfili, Villa Pamphili 2. Parco dell'Appia Antica Sì, e il Parco giusto, dell'Appio 3. Claudio. Primo punto aggiudicato. Domanda numero 2. 2. Parliamo degli studi di Cinecittà. Gli studi? Mhm. Ok. Quando sono stati inaugurati? No, non lo Ti do so. 3 opzioni. Non dire già, non lo so. 3 opzioni. 1937, 1948, 1963. 1963? Ed è sbagliata. Era Mi spiace. 37? Era 37. Cavolo, lo va, sapevo, il vedi. mio numero preferito è il 37, poi devo di quello. Domanda numero 3. 3. Rimaniamo in ambito Cinecittà. Ok. È più grande Cinecittà Est o Cinecittà Ovest? Cinecittà Est? O Ok. Cinecittà Ovest non esiste? Io
Vedi, ecco, io non volevo assumermi questa responsabilità, però era una domanda a trabocchetto, sì, esatto, non esiste Cinecittà Ovest. Quindi io però posso dire che In tutti i casi glielo avrei darei detto il punto, Cinecittà cioè. Est, perché Cinecittà Est è esattamente dove sono cresciuto io, quindi Domanda numero 4. 4. La città di Roma, Sì. che tu conosci benissimo, è circondata da quali mura? Attenzione. Mura arenule, prima opzione. Seconda opzione, mura aureliane. Terza opzione, muri torti. Aureliano. Esattamente, certo, le mura aureliane, i muri torti però erano i più carini, devo Questa dire. era facile. Ci siamo con l'ultima domanda. Domanda numero 5, 5. già? Sì. In che zona di Roma, e sono due zone diverse, si trovano i quartieri Quarticciolo e Quartaccio? Attenzione alla differenza, eh? Allora, Sì. calcolando che Cinecittà, che è Il tuo la punto di mia zona, riferimento, il sì. mio punto di riferimento, si trova a sud di Roma, direi che il Quarticciolo, che è abbastanza vicino a Cinecittà, nella zona più a est però, si trova in una zona più o meno che sia a est-sud-est. Mentre invece il Quartaccio sia un pochettino nella zona più ad ovest, quindi dall'altra parte di Roma. Ma è fantastico questo ragionamento, perché ci porta ad una risposta corretta, complimenti! Questo solo grazie a Cinecittà. Al tuo punto di riferimento, Esatto. le origini, le radici fanno anche questo. Fantastico, 4 su 5. Secondo te qualcuno ha fatto meglio di te? Non credo, Un 5 su 5 lo abbiamo? secondo me no. Anche secondo me. Però sei andato molto bene. Grazie Lorenzo e a Grazie a presto te, per un a altro presto. viaggio su Hyundai. Volentieri.